Buongiorno, buongiorno, guardate che l'auguro a fine dei tempi, a fine del mondo. Buongiorno, buongiorno. Fra un po' mi sa che piove e quindi siamo molto di corsa con la Holly. Buona giornata, questa mattina vlog polemico. Vlog polemico. Lo spirito ci rende liberi, per quello che si è derisi, invidiati, chi ha idea che la vita non sia solo quella fisica, solo quella che vediamo qua in questo momento, ma che l'uomo sia formato da altre cose, viene spesso deriso, dato del credulone. In realtà il problema è che rende liberi da questo sistema che ci sta portando oggi. Mentre rispondevo alle vostre mail, ogni tanto do un occhio anche alle notizie che scorrono e vedere che per andare a lavorare, cioè a un museo di Genova cercano personale qualificato gratis, cioè senza essere pagato, per 6 mesi all'anno, 4 ore al giorno. Vuol dire che siamo tornati al tempo degli schiavi, ma almeno agli schiavi veniva dato il vitto e l'alloggio e qualche frustata che magari poteva fare anche la sua differenza, mentre qua ormai siamo alla follia. Ci faranno mangiare le tarme delle mosche, quindi le larve delle mosche, i grilli, lavorare gratis e noi siamo felici. È una questione di marketing. Questo liberismo sfrenato farà peggio del nazismo di Hitler. Secondo me stiamo andando in quella direzione. Poi e allora cosa c'entra questo con tutto noi? C'entra perché noi siamo già più liberi di altri e questo essere anche un po' spirituali porta a una critica diversa, a un punto di vista diverso del mondo, dell'umanità, delle esigenze, dei bisogni, e ovviamente fa la differenza, fa molto la differenza. Guardate che ha già iniziato a fare qualche goccia. Dai Olli, perché ci prendiamo l'acqua, a men che siamo abituati, però vorrei evitare. Ecco, se non siete ancora andato a vedere, sappiate che ieri sul primo canale è uscita la seconda morte condivisa con NDE indotta, dove trovate ovviamente come nella prima NDE un qualcosa di particolare, un qualcosa di diverso. Questo per cominciare a ragionare ancora di più, se possibile, in maniera diversa. Sapete che qua sul pirata vi porto a destrutturizzarvi e quindi anche a cambiare alcune delle cose che avete in mente, che sembrano far parte della nostra cultura, della nostra tradizione. La Oli mi sta portando via praticamente. Ciò nonostante scusate la tosse, ma stamattina sono un diesel. Ciò nonostante arriviamo ancora alle solite domande, ai soliti quesiti che un po' mi danno da pensare che forse devo soffermarmi in questa fase invece che andare avanti con un po' più di piede spedito, perché nonostante le spiegazioni mi pareva di essere stato chiaro nell'ultima diretta sul pirata, ma forse non sono stato né così chiaro né così incisivo. I paradigmi che utilizziamo nella vita terrena non sono validi nell'aldilà. Il mondo trascendente è un mondo a sé stante
lo percepiamo anche nel mondo fisico quando scopriamo che ci sono delle cose che trascendono dalla realtà proprio. Un esempio su tutti, i miracoli, qualche miracolo che succede in giro per il mondo, Lourdes, Fatima, Medjugorje. Uso questi 3 esempi, anche se i miracoli sono molto più vasti e non abbisognano certamente di un luogo di preghiera o per accadere, ma era per dire le cose dove noi le possiamo trovare più eclatanti, e quindi già queste sono indicazione di come ci siano delle cose che noi possiamo appurare nel mondo fisico, che trascendono proprio dal mondo fisico, trascendono dalla realtà come la conosciamo, trascendono dalla scienza. La scienza stessa non riesce a spiegarsi. Però ciò nonostante continua ad arrivare gente sui miei canali a proporre, a richiedere le stesse cose. E se tu gli dici che non è così, loro insistono, prendono una via diversa, ma insistono nella loro direzione. Quindi con questo voglio dire, io non voglio convincere nessuno, attenzione, non sono qua per cercare di fare adepti, non sono qua perché ho una setta a cui chi vuole può partecipare, non sono qua per questo, sono qua per farvi fare un percorso, se volete vederlo dal punto di vista umano, di riflessione, filosofico, se volete vederlo dal punto di vista trascendentale, spirituale, percorso spirituale che passa attraverso quello che è l'organo principale delle nostre percezioni, che è il cervello, quindi attraverso testimonianze, attraverso NDE, attraverso appunto una serie anche di conoscenze. Sul primo canale adesso vi porterò anche alcune cose storiche, alcuni studi, vi porterò le scoperte di un famoso giornalista statunitense che è spesso criticato dagli scienziati ortodossi perché li obbliga a spostare sempre più in là la lancetta del tempo. Voi sapete che anche secondo le religioni l'uomo compare sulla Terra 6-7 mila anni fa. In realtà l'uomo compare sulla Terra migliaia di anni fa, ma fino a 6-7 mila anni fa era solo cacciatore e raccoglitore, quindi non era stanziale, era nomade e non aveva una civiltà. Fatto salvo che poi cominciamo a trovare una serie di monumenti, di costruzioni, di cose costruite ben prima di questa epoca. Uno degli esempi è Göbekli Tepe, che è una antica costruzione megalittica, non come quella di Stonehenge, ma molto evoluta, molto lavorata. In Turchia abbiamo una città sotterranea immensa e via, ma ci sono migliaia di edifici, vi farò comunque un video dedicato. E questo perché? Perché ogni epoca ha il potere che cerca di gestire le masse, quindi per gestire le masse il potere deve dare solo le informazioni che servono, solo la cultura che interessa, e quindi gestire il tutto. Paradossalmente quello che noi consideriamo un tempo buio, cioè il Medioevo, era un tempo in cui chi poteva, i dotti ovviamente che potevano accedere perché avevano il denaro, perché avevano il tempo, perché non dovevano sopravvivere, erano più liberi dei dotti di adesso. Potevano interloquire, capire, cercare, pensare più liberamente di adesso dove se
Se qualcuno determina che le cose devono essere così, abbiamo visto con la pandemia, le cose sono così. Cose che sono così anche adesso. È morto un bambino all'ospedale, appena nato, mentre la mamma, stanca, distrutta dopo il parto, si è addormentata allattandolo, senza nessun controllo. Con questo non voglio dare la croce addosso a nessuno, però i parenti possono ancora entrare solo col contagocce, tutte queste cose qua. Eppure non vediamo più, non voglio entrare nella polemica del Covid, non Covid, eccetera, eccetera, ma non vediamo più gente morire a migliaia come è stato 3 anni fa, e quindi sarebbe anche ora di permettere alle persone di tornare per poco che possono fare, di accudire i loro cari anche in ospedale, anche visto il fatto che nonostante la pandemia, nonostante l'emergenza per cui ci hanno anche chiusi in casa, non è stato affatto aumentato il personale sanitario, non sono stati assunti dottori, non sono stati assunti infermieri, non è stato fatto assolutamente niente, non è stata creata una rete a livello territoriale di assistenza funzionale. Quindi di che cosa stiamo parlando? Questo è la dimostrazione molto superficiale, ovviamente da parte mia parlarvene così, ma è tanto per capirsi, di come chi detiene il potere, e non parlo dei nostri governi politici ovviamente, ma di tutto un tessuto di potere molto più vasto, molto più complesso, vuole che noi siamo prigionieri di un modo di pensare, prigionieri di un modo di percepire le cose, così siamo profondamente gestibili. E basta lanciare un allarme di una qualsiasi cosa e noi, senza farci problemi per la nostra salvezza, ci adatteremo. Così invece chi ha una forte personalità, oppure chi ha un forte senso della spiritualità, non è così facilmente governabile. È libero pensatore, libero di vedere il mondo attraverso occhi diversi, e quindi questo gli permette di capire, ahimè, alle volte come siamo soggiocati facilmente a dover credere alle cose che ci impongono gli altri, a dover vedere solo le cose che ci impongono gli altri, perché altrimenti si estranei, si esce dal seminato, quello lì, ma quella lì, invece il mio gioco è leggero e la mia via vi porta alla libertà. Questo tenetelo sempre a mente, e tenete anche a mente che le cose spesso sono diverse da quelle che pensate o da quelle che ci hanno sempre insegnato. Questo perché ci hanno insegnato quello che era giusto insegnarci affinché noi diventassimo proprio figli di questo tempo, figli di un tempo dove noi dobbiamo essere dei consumatori che spendono, espandono, lavorano per spendere e espandere, quindi diamo un doppio servizio a chi si sta riempendo le tasche. E non ne faccio un discorso né politico né sociale in questo momento, ne faccio un discorso spirituale. Perché? Perché vi sto dicendo questo? Perché voi capiate fino in fondo che i paradigmi con cui avete vissuto fino adesso, in parte andando avanti in questo percorso, vi saranno sradicati e comincerete a stupirvi, e stupiti, come si dice, governerete sul mondo. E con queste parole altosonanti vi lascio per oggi qui dal pirata. Spero di avervi dato la scossa ideale per cominciare una nuova settimana, una nuova giornata. A tutti voi vi mando un caro abbraccio, iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete sui vostri social, datemi questa mano, vedo che lo fate in molto pochi. Quindi forza e coraggio, è gratuito, schiacciate quei pulsantini, condividete sui vostri social i video dei miei canali, che mi date un grande supporto. Ringrazio tutti quelli che mi aiutano anche con qualche
qualche piccolo caffè con qualche piccola donazione, e ci sono i link in descrizione. Questo aiuta sempre anche a mantenere me stesso libero da non dover dire cose, perché se no perdo lo sponsor che non ho. A tutti un caro saluto, ciao a tutti dal pirata, ciao!